Archiviato anche il weekend di Misano, ragazzi. Prima però guardate il video fino alla fine, perché ancora non so benissimo che titolo metterò, ma comunque qualcuno potrebbe fraintendere, quindi calma. Ma comunque, mamma mia ragazzi, che 3 giorni di fuoco. Sono stato sul posto ed è successo di tutto. Infatti iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, perché a breve esce il film, il vlog, chiamiamolo come vogliamo, dei 3 giorni a Misano. Non so neanche da dove partire, dai, vi faccio vedere questa piccola clip per farvi capire. No, vabbè ragazzi, assurdo. E qui dentro ho un archivio di cose che dovrò assemblare per bene per far uscire un bel video. Ho cercato di andare in ogni zona possibile per far vedere cose che in televisione non vediamo, ma comunque non vi dico nient'altro, solo di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. Sarà un video molto importante anche dal mio punto di vista personale. E quindi parliamo un po' di quello che è successo nel weekend. Allora, sarà una puntata un po' più veloce delle altre, perché quando sei dentro il paddock è molto difficile seguire i weekend di gara, perché hai sempre delle cose da fare, sei in giro e magari non hai tutta l'attenzione come se fossi a casa sul divano per fare analisi approfondite e sai solo le cose generali. Ma comunque ieri, che era lunedì, ho cercato di preparare questo video estrapolando un po' i macro argomenti che ci sono stati dal weekend, e dunque possiamo partire. E mi incazzo particolarmente perché la MotoGP copia ancora la Formula 1, ma basta, vi prego, già che vogliono separare i paddock facendone uno per la MotoGP e uno per la Moto3 e la Moto2, di questo ne abbiamo già parlato, ma hanno introdotto questa regola in cui tutti i piloti dovranno essere in cima alla griglia di partenza quando parte l'inno nazionale, e ci saranno multe da 500 euro in caso di assenze, oppure altre penalità più pesanti in caso di assenze ripetute nel tempo. Una cerimonia che riguarderà per il momento soltanto la MotoGP e non le classi minori, e a Misano abbiamo già visto questo primo test. Alcuni piloti si sono già lamentati perché si fa troppo tardi ed è a ridosso della gara, cosa che ci sta perché proprio negli attimi prima di partire il pilota deve stare da solo e non avere distrazioni. Questa che vi dico è una voce, ma sono venuto a sapere anche che è una cosa questa che vale per chi lavora nei team e quindi nello staff, oppure per chi lavora nel paddock, che non vorrebbero più far dormire chi lavora dentro i team oppure degli altri dentro il paddock, perché ad esempio c'è chi, oltre ad avere l'hospitality appena dietro, ha un'altra parte del camion che funge da dormitorio. Questo vale un po' per le classi minori, e vorrebbero che tutti andassero fuori a dormire, e quindi vabbè, io sono sempre più sbalordito da dove andremo a finire. E hanno anche cambiato il design del trofeo, dove ci sono tutti i tasselli dei campioni. Ho potuto anche vederlo da vicino mentre ero a Misano, questa è una di quelle chicche che vedremo nel video vlog dei 3 giorni. Fatemi sapere nei commenti se vi piace. Personalmente sì, è più moderno, ma non avrei fatto 2 tasselli separati con il nome del vincitore e poi un altro con l'annata. Avrei fatto un tutto unico, magari rivedendo solo il design. Gran vittoria di Rueda, ragazzi, di forza e di prepotenza. È un Rueda sempre più proiettato verso il titolo, e direi anche meritatamente. E vi dico subito che a me quell'entrata all'ultima curva su Chiles mi ha ricordato quella di Iannone su Aleix Espargaró nel 2009. Stessa identica dinamica, ma con finale diverso. Questa è un'altra chicca per i veri fan. E dalla prossima gara tornerà a correre in Giappone anche Matteo Bertelle, dopo 2 fratture all'omero sinistro e alla tibia della gamba destra. Bello rivederlo in pista, perché a inizio anno era particolarmente veloce, e infatti peccato che si sia fatto male perché era in un buon momento, però ha saltato 13 gare per questo infortunio, e io più passava il tempo di non vederlo in pista più mi sembrava strano, perché questo infortunio ha sicuramente i suoi tempi, ma essere fuori da inizio aprile e non essere ancora ritornato a metà settembre mi ha fatto un po' sospettare, perché dicevo, minchia, va bene l'infortunio, ma di solito si recupera in meno tempo, e infatti c'è stato qualcosa sotto. Mi hanno detto in alcuni questa cosa, ma non la dico perché mi faccio i cazzi miei e non voglio andare a dire pubblicamente delle cose che sono private, e perché al momento io non sono un insider. Poi magari in futuro, un giorno anch'io sui social oppure qui sul canale vi porto qualche retroscena di mercato, ma questa è una cosa che mi hanno detto, che sanno un po' tutti nel paddock, che però come notizia appunto non è mai uscita, quindi quello che leggete sul web non è vero, c'è un'altra storia sotto, io non la dico perché ci sarà un motivo se non è uscita, anche se comunque nel paddock mi hanno detto che la sanno un po' tutti. È una cosa che è andata un po' a svantaggio di Bertelle, vi dico solo questo, e anche sul suo infortunio dietro ci sono cose che non sono venute fuori, ma chiudiamo discorso perché sono cose private. Era solo per dire che molte volte quello che leggiamo sul web non è vero, e ci fanno credere quello che vogliono farci sapere, quando magari la verità è un'altra.
Gran vittoria di Vietti, cazzo in Moto2, ma aspettate, volete un altro spoiler dal vlog? Dai, regia, facciamo vedere qualche secondo, ma vabbè, che poi la regia sono io, vabbè. Dai, basta, vi ho dato anche troppi spoiler. Iscrivetevi, attivate la campanellina che vi porto ovunque in questo video che uscirà. Comunque, Olgado continua ad andare forte. Ha fatto la pole, un bel terzo posto, è sempre costante ed in rampa di lancio. Quindi teniamolo d'occhio per l'anno prossimo se continua così. Mentre i tre che si giocano il titolo sono finiti circa insieme, ma diciamo che il pupillo Manu Gassi ha perso qualche punticino su Moreira, ma non così tanti. Però il campionato è comunque aperto, perché a Moreira e Canette basta finire già 1 o 2 gare con un po' di margine davanti a Gonzalez che ricuciscono subito il gap, mentre alla peggio se lo spagnolo dovesse fare 1-0 è tutto riaperto quasi alla pari. Prima di passare al weekend della MotoGP diamo un'occhiata ai test del lunedì dove qualche info si può estrapolare, come in Aprilia con questi tiranti vicino alla pedana sinistra. Come ci fa sapere GP1 non è niente di che, solamente un'evoluzione del classico parattacco. Diciamo che questi tiranti impediscono il contatto coi piedi nel caso saltasse o ci fosse un incidente. Si vede spesso questo aggeggio nella carena delle moto e soprattutto nei test, i più esperti avranno già capito, ma per chi non lo sapesse questo è un sensore chiamato tubo di Pitot che prende proprio il nome dal suo inventore, il fisico francese Henri Pitot, che serve per determinare la velocità del vento e capire se la moto è in scia ad un'altra. Questo sensore è utilizzato su tutti gli aeroplani e tipicamente in Formula 1 nei test per stagionali, oltre al famoso rastrello che era arrivato anche l'anno scorso con Aprilia, che è stata anche la prima tra l'altro a introdurre il tubo di Pitot sulla carena delle moto. In casa Honda ci sono delle nuove alette laterali posizionate sotto la sella, ormai mettono ali ovunque, non sanno più dove metterle, basta, tra un po' le vediamo pure fisiche sulle tute dei piloti, che vabbè anche quelle lì sono studiate per l'aerodinamica, ma comunque sono aggiornamenti che ha testato anche Zarco. E perché vi dico questo? Non è che magari questo passo in avanti di Marinho, comunque anche di Mir, quando non si stende, è dovuto al fatto che Zarco non abbia ricevuto qualche o tutti gli aggiornamenti che hanno avuto gli ufficiali. Zarco credo che però abbia un trattamento ufficiale, quindi magari mi sbaglio, non so, ma questo potrebbe significare, tranne le sue cadute, un rendimento un po' meno veloce rispetto agli ufficiali, invertendo un po' la rotta di inizio stagione. Occhio perché la Ducati ha portato degli aggiornamenti, ma non per la stagione 2026 oppure quella in corso del 2025, ma abbiamo qualche sprazzo del 2027. Sappiamo che lì cambieranno i regolamenti e Pirro ha provato nello scorso test di Misano un prototipo, comunque questa versione di una nuova aerodinamica di questa carena in vista del 2027. Possiamo ben vedere che appunto è un po' più stretta, il cupolino è abbastanza snello e poi guardiamo bene le ali che sono appunto un po' meno vistose, non sono così ingombranti come quelle di adesso, e infatti sembra che si sia un po' ritornati ad avere quei tipi di ali che c'erano circa 7-8 anni fa. E quindi questa qui è una prima fase, una prima versione di questa aerodinamica barra carena della Ducati GP27, quindi iniziamo già ad addocchiare qualcosa del nuovo regolamento. E poi il fantomatico V4 della Yamaha, tanto atteso, che ha esordito a Misano. Che cosa è emerso? Prima partiamo dal tester Augusto Fernandez, che ha detto che ha avuto un po' di vibrazioni in ingresso ed è rimasto sorpreso dal fatto che ha dovuto gestire la benzina, che è calata vistosamente, e in gara ha dovuto usare una mappa più conservativa e in rettilineo non ha usato la massima potenza, e anche dal vivo si sentiva un rumore più diverso rispetto al classico 4 in linea della Yamaha. Mentre Quartararo, che non si è mai risparmiati i peli sulla lingua nei confronti della casa di Vata, non l'ha fatto neanche ora, ci è andato giù pesante ancora. Secondo lui non c'è nessun passo in avanti, anche se il potenziale ci può essere. Ma i problemi sembrano essere gli stessi che ci sono col 4 in linea, perché il problema principale non è il V4, non è il motore, ma i soliti ormai che si trascinano dietro da 7-8 anni, come elettronica, spinning e le solite cose che la Yamaha sembra che non riesca a migliorare. Però per noi da fuori sicuramente trarre dei giudizi su una moto che è appena uscita, che è grezza e che ha ancora dello sviluppo davanti a sé non ha senso. Non è un prototipo, ma è una base, una prima versione che cambierà ad ogni test che faranno. Ci sarà da lavorare
migliorare, piano piano miglioreranno. Quartararo probabilmente fa anche questi commenti pesanti per far stare attenti gli ingegneri della Yamaha, un po' col fiato sul collo nel mettergli pressione perché vuole essere competitivo il più presto possibile, sia per questo, può essere, ma anche perché magari ci sta un po' rompendo il cazzo, ma questo qui già da un po', non è la prima volta che sentiamo questi commenti, ovviamente anche perché comunque ha scelto una via molto benefica a livello economico. Io lo dico in ogni video, ma questo Marco Bezzecchi è sempre più da orgasmo, cioè lui proprio se ne sbatte i coglioni e non guarda in faccia nessuno, un approccio che ci sta tutto, da cui uno come Bagnaia che si trova in questa situazione dovrebbe trarre spunto. Infatti vedrete che un giorno, quando succederà, se succederà, che non sarà più nel box con Marquez, sarà come una ventata d'aria fresca e correrà in modo diverso, ve lo assicuro. Ma comunque una Aprilia che anche qui a Misano la fa andare solo Bezzecchi. Martin sappiamo che è nel suo periodo un po' diverso, ma comunque in Q2 diretta ce l'ha messa grazie anche a Bez che gli ha dato la scia, ma il suo tallone d'Achille rimane proprio il giro secco, dove lui era uno dei più forti in griglia, perché fa 11° in qualifica e se non avesse avuto quel problema nel sighting lap avrebbe potuto comunque fare una bella gara tipo da top 5 oppure 6. Però è un Bez che va forte e mi piace quando dice che bisogna credere al fatto che Marquez si possa battere, perché un po' tutti i piloti mi sembra che si sentano inferiori a Marquez e che lui sia inarrivabile. Certo, ora che lui è comunque il pilota più forte della griglia, sulla moto più forte della griglia, è chiaro che lo sembra, però Bez con il suo modo di correre è come se lanciasse un messaggio agli altri piloti come per dire guardate che si può battere. Poi chiaramente Marquez con questa Ducati può correre alla sua maniera e non spingere neanche tanto al massimo, gestisce e non rischia più di tanto, soprattutto adesso che ha praticamente vinto il mondiale, si tiene del margine e gioca, questo è chiaro. Però qui a Misano un po' Marquez era, non dico impiccato, ma comunque un po' se l'è sudata, perché nella sprint cade e ci può stare l'errore. Peccato che forse ci hanno privato anche di un grande duello se Marquez non fosse caduto. In gara invece non ha guidato in scioltezza perché Bezzecchi comunque aveva reagito dopo il sorpasso subito e si era rifatto sotto, non aveva mollato e ha dato tutto, tenendo comunque sotto pressione Marquez. Questo per dire che comunque le case si iniziano sempre di più ad avvicinare e Marquez, che sta facendo la differenza con questa GP25, sembra che comunque la Ducati sia un passo avanti, e la Ducati sì, è un passo avanti, ma se guardiamo un po' le altre Ducati ci fanno capire che sì, gli avversari stanno arrivando e piano piano vedremo forse un equilibrio fra tutte le case. Ci sarà ancora tanta strada da fare, Ducati è ancora il riferimento, quindi niente allarmi, però la strada tracciata sembra essere questa. Mentre invece c'è stata una KTM più in ombra questa volta, tranne con Acosta che vabbè sappiamo che lui è di un'altra categoria, però anche lui non era da podio, mentre erano a ridosso della top 10 sia Bastianini che Binder. Peccato con Bastianini perché è ritornato a fare un po' quel weekend della prima metà della stagione dove non passava neanche il Q1, però indietro c'erano anche le KTM di Binder e Vignales, anche se quest'ultimo sta recuperando dagli infortuni alla spalla, quindi non è giudicabile. Diciamo che l'unica KTM che è andata un minimo decente è stata quella di Acosta, le altre hanno tutte faticate, quindi non è un weekend storto solamente per un pilota, ci fa capire che comunque la KTM qui ha faticato in generale. Poi a Pedro gli è saltata la catena, cosa che vabbè non si vede quasi mai, e poi gli è saltata anche a lui dopo, e direi giustamente. Io sono arrivato alla conclusione che secondo me Bagnaia ha mollato, cioè è come se si fosse arreso, anche se ovviamente alle interviste viene a dire dell'altro, giustamente, mica può dire il contrario, e sicuramente lui è uno che pensa positivo e non si abbatte, però è troppo in una situazione dove anche secondo lui c'è qualcosa di strano che ovviamente non può dire ai microfoni, e la sua caduta in gara mi ha ricordato quella di Stoner a Misano del 2008, stessa dinamica e stessa curva. Però sì, come dicevo, mi sembra di vederlo molto sconfortato e con un atteggiamento dove proprio ha mollato, nel senso che ha perso le speranze forse. Adesso è saltata fuori anche qualche voce di mercato su un suo possibile addio già a fine anno, ma io continuo a essere scettico perché dove andrebbe? I posti sono finiti, anche se sappiamo che i contratti possono essere rotti da un momento all'altro e non valgono niente, ma non c'è molto altro da dire su Bagnaia. Diciamo che l'ultima vera analisi l'ho fatta nello scorso dopogara, infatti vedete che quando vi dicevo che forse dovrebbe cercare di più il limite e stendersi anche lui dopo questo weekend è andato a dire queste cose, quindi magari potrebbe essere una cosa in più a cui pensare. Passiamo adesso a parlare del solito tema che salta fuori quando Marquez viene a correre in Italia, ovvero i fischi e i boati che ci sono quando cade, che vabbè, dentro ci si mette anche un po' la dorna con la regia internazionale nel voler far scatenare
creare la polemica oppure anche la morale, quando hanno inquadrato quei tre che hanno esultato quando è caduto nella sprint. Li hanno inquadrati anche per far generare commenti, polemiche, audience, perché è una scelta quella di far vedere quell'inquadratura, perché potevano benissimo non farla vedere che nessuno se ne sarebbe accorto. Poi vabbè, si sa che quando Marquez viene in Italia, anche se non inquadrano, c'è questa reazione. Poi magari li hanno anche inquadrati per dire guardate questi qui cosa fanno, ma ritorniamo sempre al discorso di prima, che si generano commenti e flame. Sul discorso dei fischi io non entro a fare la morale, perché mi stanno anche abbastanza sul cazzo i moralisti, e poi perché io non sto a dire cosa deve fare la gente, ognuno fa quello che gli pare e io non vado a dire a uno "Oh, non fare questo e quello", perché ognuno si fa la sua vita. Io non vado a dire alla gente hai speso 100-150 euro di biglietto per andare a fischiare uno, saranno cazzi suoi, i soldi sono suoi e io non spreco del fiato per queste cose. Sui fischi però faccio un'altra analisi che sta tutta nell'esultanza di Marquez sul podio in stile Leo Messi nel classico contro il Real Madrid un po' d'anni fa. Tra l'altro, se siete appassionati di calcio c'è l'altro canale qui, passate a iscrivervi. È una classica reazione oppure esultanza, non per dire sono della Ducati, ma piuttosto come per dire che voi insultate e fischiate, ma io rispondo così, in pista e con la vittoria. Io vi ho già detto che Marquez non mi sta simpatico, però quello che contraddistingue i grandi campioni, fenomeni come lui, Valentino, Lorenzo, oppure qualsiasi altro sportivo come un calciatore o uno che gioca a basket, e queste cose come insulti, fischi e altro sono benzina per loro, così come i commenti negativi degli ignoranti sotto i miei video, uguali, che magari arriveranno anche adesso, sono tutte cose che danno la carica per, come dire, metterla nel culo, dicendo sì sì, voi fischiate, insultate, fate pure, che poi vi rispondo io lavorando in silenzio, che sia in pista o sul campo, con i fatti, vincendo e mettendovi zitti. Infatti io alcune volte, tipo nel calcio, faccio una piccola digressione e dico ma io non fischierei, perché cazzo, questo poi si carica e inizia a giocare ancora meglio, tipo i tifosi del Milan che le prime volte insultavano Çalhanoğlu che era andata all'Inter. Certo, se entriamo nel dettaglio non è sicuramente bello, però più lo fischiavano e più nei derby segnava e metteva zitta pure la curva, io che sono milanista, Poi vabbè, i fischi e i bu ci stanno nel calcio, è un altro tipo di discorso, quindi nel motorsport è ancora un altro discorso. Dunque, per dire comunque che queste cose agli sportivi che non si lasciano trascinare giù mentalmente è solo che del gran pane, e quell'esultanza di Marquez per me è dettata solo da quello. Fatemi poi sapere la vostra nei commenti sulla situazione fischi e quant'altro. Non c'è lo spazio social per questo GP, che non ho caricato il box su Instagram, veramente è stato un weekend impegnatissimo, vedrete poi tutto perché sarà una cosa fantastica. E quindi andiamo direttamente con le pagelle e partiamo dal team VR46 con un 7 a Di San Antonio e un 6,5 a Morbidelli, Yamaha ufficiale 6,5 a Quartararo, 5 a Rins, 6 più ad Oliveira e 5,5 a Miller, KTM con un 6,5 da Costa, un 6 a Binder per la top 10, 5 a Bastianini e senza voto a Viñales. Honda 6,5 a Marini, senza voto a Mir, 5,5 a Zarco, che poi vabbè, tra l'altro lì tra Mir e Zarco non ci sono immagini su quello che è successo fra di loro, quindi magari il voto potrebbe cambiare su chi ha innescato quella dinamica, se c'è stato un vero e proprio contatto. E comunque un 6 a Sonkiat, Chantra, punti per la seconda volta in campionato, vai così Sonkiat. Team Gresini 8 ad Alex Marquez e 7 ad Aldeguer, Aprilia Trackhouse 5 ad Ogura e 5,5 a Raul Fernandez, Aprilia ufficiale 9 a Bezzecchi e 6,5 a Martin perché comunque è veloce, e infine Ducati ufficiale 5 a Bagnaia e 9 a Marc Marquez. Do lo stesso voto a Marquez e Bezzecchi, anche se comunque la gara della domenica ha più peso, però comunque questo Bezzecchi che lotta in questa maniera mi piace un sacco, così come mi piacete voi se vi iscrivete e attivate la campanellina, perché il prossimo video, il vlog dei 3 giorni, sarà particolarmente importante. E dunque noi ci vediamo presto per quell'appuntamento. Ciao!